Buonasera a tutti e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano e sono molto felice di essere qui con voi stasera. Buonasera, sono Angela e anche io sono contentissima di essere qui. Oggi abbiamo un argomento molto interessante e, devo dire, anche molto personale. Sì, esatto. Oggi parliamo di stress, di quelle situazioni che ci fanno perdere la calma, che ci fanno venire il mal di testa e che non dimenticheremo tanto facilmente. Ah, lo stress! Chi non lo conosce? Tutti abbiamo momenti nella vita in cui le cose vanno storte, in cui tutto sembra complicarsi, in cui non sappiamo più da che parte cominciare. Prima di iniziare, voglio fare una domanda a voi ascoltatori. Qual è stata la vostra ultima situazione stressante? Scrivetelo nei commenti qui sotto, perché siamo curiosissimi di sapere. Sì, davvero, i commenti sono sempre bellissimi da leggere. Ma adesso, Stefano, cominciamo con te. Raccontaci la tua ultima situazione stressante. Ah, mamma mia. Da dove comincio? Allora, è successa una cosa la settimana scorsa che mi ha fatto diventare matto. Ho avuto un problema molto serio con il computer di lavoro. Oh no, racconta. Dunque, stavo lavorando su un documento molto importante. Un documento che avevo preparato per 3 giorni. 3 giorni di lavoro, Angela. 3 giorni. Era una presentazione per il mio capo, con grafici, immagini, testi, dati importanti. E poi cos'è successo? Il giorno prima della riunione, mentre stavo facendo le ultime correzioni, il computer si è bloccato, completamente bloccato. Lo schermo era diventato tutto nero. Ho provato a muovere il mouse, niente. Ho provato a premere i tasti, niente. Che paura. E il documento? Il documento era aperto, ma non riuscivo a salvarlo. Ho aspettato 10 minuti sperando che il computer si riprendesse da solo. Alla fine ho dovuto spegnerlo. E quando l'ho riacceso, il documento non c'era più. Era sparito. No, 3 giorni di lavoro, andati, come ti sei sentito in quel momento? Devastato. Mi sono seduto sulla sedia e per un momento non riuscivo nemmeno a pensare. Le mani che sudavano, il cuore che batteva forte. Sembrava impossibile. Hai chiamato qualcuno per aiuto? Sì, ho chiamato Marco, il tecnico informatico dell'ufficio. Ha cercato il file nei backup automatici del sistema, ha usato un programma speciale per recuperare i file persi. Ha lavorato per quasi un'ora. Un'ora. Era una lunga attesa. Lunghissima. Stavo seduto a guardarlo lavorare, pensando alla riunione del giorno dopo, al mio capo che aspettava la presentazione. Alla fine Marco ha trovato solo una versione vecchia del file, quella di 2 giorni prima. Mancavano le ultime modifiche. Meglio di niente, però. Esatto, meglio di niente. Ma erano già le 6 di sera e la riunione era alle 9 del mattino del giorno dopo. Ho dovuto lavorare tutta la sera e parte della notte per rifare tutto. Che situazione stressante! Rifare il lavoro è una delle cose più frustranti che esistano. È vero, perché non era come fare qualcosa di nuovo, era rifare qualcosa che avevo già fatto. Se ho finito verso le 2 di notte, esausto, con gli occhi che bruciavano. E la riunione com'è andata? È andata bene, grazie al cielo. Il mio capo era soddisfatto, non sapeva nulla di quello che era successo, io però ero completamente esausto. E hai imparato qualcosa da questa esperienza? Oh sì, ora salvo il mio lavoro ogni 5 minuti e ho anche comprato una chiavetta USB per fare un backup di tutti i file importanti. Non voglio mai più rivivere quella situazione. Ottima idea! Questa è una lezione importante per tutti. Ragazzi, salvate sempre il vostro lavoro. Ma adesso tocca a me. La mia ultima situazione stressante è successa il mese scorso. Dai, racconta. Dovevo andare a un colloquio di lavoro per un progetto freelance, un progetto molto bello, ben pagato, qualcosa che desideravo davvero. Avevo pianificato tutto con cura la sera prima. Sembrava un buon inizio. Sì, avevo guardato il percorso sul telefono, avevo calcolato il tempo, avevo deciso di uscire con 30 minuti di anticipo. Ma quando sono uscita di casa pioveva forte.
Una pioggia improvvisa e intensa. Oh no, e il traffico? Esattamente. La pioggia ha creato un traffico terribile. Ho preso il bus come avevo pianificato, ma si fermava ogni 2 minuti. Guardavo l'orologio e vedevo i minuti passare. 30 minuti di anticipo erano diventati 10, poi 5. Stavi diventando nervosa? Nervosa? Stavo diventando pazza. Stavo in piedi nel bus bagnata, guardando l'orologio ogni 30 secondi. E poi il bus si è fermato del tutto. C'era un incidente stradale davanti. Che situazione terribile. Ho deciso di scendere e continuare a piedi, ma proprio in quel momento ho guardato il telefono. Batteria al 5%. No, la batteria quasi scarica è il momento peggiore. Il momento peggiore. Esatto. Stavo camminando sotto la pioggia, con il telefono quasi scarico, cercando di ricordare il percorso. Poi il telefono si è spento completamente. Eri sola, bagnata, senza navigazione, in una zona che non conoscevi bene. Esattamente. Ma ho fatto una cosa semplice. Ho visto un negozio aperto, sono entrata e ho chiesto alla signora se conosceva la via dove dovevo andare. Brava idea, la gente del posto conosce le strade meglio di qualsiasi navigatore. La signora era gentilissima. Mi ha spiegato tutto con chiarezza. Era più vicino di quanto pensassi. Sono arrivata con soli 2 minuti di ritardo. Solo 2 minuti? E il colloquio? La persona del colloquio era comprensiva. Anche lei era arrivata bagnata quella mattina. Abbiamo riso insieme della pioggia e l'atmosfera si è subito rilassata. Il colloquio è andato benissimo e mi hanno offerto il progetto. Congratulazioni. Quindi alla fine è andata bene. Benissimo, ma quegli 80 minuti tra casa e l'ufficio erano stati tra i più stressanti della mia vita recente. Quando sono tornata a casa mi sono seduta sul divano e non mi sono mossa per 2 ore. Lo capisco perfettamente. Dopo lo stress intenso, il corpo ha bisogno di riposo e da quel giorno controlli sempre la batteria del telefono prima di uscire? Sempre, proprio come tu salvi il documento ogni 5 minuti. Lo stress ci insegna qualcosa, alla fine. È vero. Secondo me lo stress fa parte della vita moderna. Non possiamo evitarlo completamente, ma possiamo imparare a gestirlo meglio. Hai ragione. La vita moderna è veloce, piena di impegni. Lo stress arriva spesso. Ma ci sono delle cose che aiutano. Per esempio, il respiro. Quando mi sento stressata, faccio dei respiri profondi, lentamente. Anche io. È una cosa semplice, ma funziona davvero. E poi per me la musica è uno dei rimedi migliori. Metto le cuffie, accendo la mia playlist preferita e mi dimentico di tutto. La musica è magica. Io invece faccio una passeggiata, anche solo nel parco vicino a casa mia. L'aria fresca, il movimento fisico mi aiutano a calmarmi in poco tempo. Bello, e voglio aggiungere una cosa importante. Non dobbiamo vergognarci di sentirci stressati. È una cosa umana, normale. L'importante è non tenere tutto dentro. Assolutamente. Parlare con qualcuno aiuta moltissimo, con un amico, con un familiare. Condividere il problema lo rende subito più leggero. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto oggi, no? Abbiamo condiviso le nostre storie con tutti voi. E mi sono sentito benissimo. Anch'io. E adesso vogliamo sentire anche voi, cari ascoltatori. Avete mai avuto una situazione simile? Il computer che si blocca nel momento peggiore? Bloccati nel traffico con un appuntamento importante? Scrivetecelo nei commenti. E se state imparando l'italiano, scrivetelo pure in italiano semplice. Non importa se fate degli errori. L'importante è partecipare. Ogni commento che scrivete in italiano è un piccolo passo nel vostro percorso di apprendimento. E noi adoriamo leggerli tutti. E se vi piace quello che facciamo, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale. Ci aiuta moltissimo a continuare a creare contenuti per voi. È arrivato il momento di salutarci per questa sera.
È stata una bella conversazione, Stefano. Bellissima, personale, divertente e spero utile per tutti, a tutti gli ascoltatori. Grazie di cuore per essere stati con noi stasera. Vi aspettiamo al prossimo episodio di Bravocast Italiano. Buonasera a tutti. Arrivederci, a presto.